Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao. I riti e i simboli si confondono, pur rimanendo importanti. Così le star del cinema si agghindano con crocifissi, mentre i fedeli fanno la ola davanti al Papa, come allo stadio. Cosa ne dici? Il mondo che abbiamo lasciato alle spalle era governato da simboli, simboli che appartenevano ai riti che si nutrivano dei grandi racconti, delle grandi mitologie dell'uomo. Questi simboli avevano una funzione di raccordo collettivo, di legame, avevano una funzione di aprirti al mistero dell'aldilà, di svelarti i frammenti di verità, di darti in qualche modo, come dire, quasi l'eco della verità, visto che, come abbiamo detto, la verità è per il rabbino cassidico, ma anche per me, sempre in fuga o in esilio, però dei frammenti, degli echi. Il simbolo era qualcosa che corrispondeva alla capacità dell'uomo di legare sostanzialmente, dando senso alla propria vita. Bene, uno dei grandi fenomeni che scontiamo in questi nostri tempi, quando dico nostri tempi so bene che non mi riferisco a dei tempi determinati. I fenomeni di cui parliamo e che tentano di collocare questo uomo in situazione dentro il nostro mondo sono fenomeni più lontani, si generano sulla lunga distanza. Chi pensa che le cose capitano perché capitano oggi o ieri, credo non ha il senso storico di ragionare sulla lunga distanza e spesso sulla lunghissima distanza. Ora, quel mondo di simboli si è andato via più impoverendo. Si è andata via più impoverendo perché si sono impoveriti i discorsi che li avevano sorretti, alimentati, nutriti. Questo riguarda i simboli religiosi, e questo riguarda i simboli che attengono alle differenze sessuali, che attengono persino alle differenze di luogo, di spazio, di tempo. Bene, al posto dei simboli naturalmente rimangono dei segni indicatori. Il simbolo ha anche una funzione indicatrice, ma questi segni indicatori si sono trasformati in quelli che si chiamano, seguendo anche la lezione del grande Baudrillard, dei simulacri. Cioè sembrano simboli, in realtà sono solo dei simulacri, qualcosa che in qualche modo falsamente indica una strada indicata da qualcosa che è solo al massimo un gesto convenzionale di cui ci si mette d'accordo che la toilette delle donne e la toilette degli uomini si segnala attraverso i segni che abitualmente usiamo in biologia, o che per fare il check-in di un aeroporto basta iscrivere come dire, la parola check-in, che tutti, anche quelli che non conoscono l'inglese, ormai sanno che lì si consegna e si ricevono i biglietti per partire in aereo. Il grande luogo, quello che io chiamo il grande tempio della dimensione simulacrale, è l'aeroporto. Io amo questa definizione di aeroporto universale, il mondo come un aeroporto universale. Il mondo come un luogo in cui le cose che attengono alla differenza, che attengono alla disuguaglianza delle cose che lega il simbolo, si sono, come dire, appiattite, si sono impoverite in una sorta di omogeneità, in una sorta di deserto simulacrale, dentro cui nulla è più differente da nulla, ma in cui l'unica cosa che conta è sopravvivere. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili.